Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e appunto, come potete vedere, i Black Tarot. Dunque, ebbene sì, per chi appunto mi segue da diverso tempo lo sa, ci sono quest'oggi le due varianti, tra cui ovviamente potrete scegliere. Ragazzi, io vi lascio come sempre il link in descrizione di un mio video precedente, ovviamente a questo, in cui descrivo dettagliatamente appunto questo meraviglioso mazzo che a me piace particolarmente, lo avrete notato, e che ci riporta al contatto sinergico con i nostri antenati e spiriti guida. Grazie ovviamente anche alla tradizione culturale e spirituale africana che in questo mazzo viene magistralmente, a mio avviso, accostata appunto alla ritualità dei nativi indigeni americani. Questo è un mazzo estremamente duttile che permette ovviamente di rispondere a tantissime domande, spaziando ovviamente per diversi tipi di argomento, dall'argomento economico, professionale, a quello sentimentale, a quello amicale, familiare, eccetera. E ovviamente tra le tante opzioni che permette abbiamo appunto anche quella della doppia variante. Voi sapete che io amo seguire la tradizione, di conseguenza appunto usando questo mazzo avremo dunque la possibilità di scegliere tra due varianti, la variante 1 e ovviamente la variante 2. Quest'oggi che cosa appunto andremo a chiedere a questo meraviglioso mazzo, come avrete anche già notato appunto dal titolo della stesa, nonostante il nostro rapporto sia finito da più o meno tempo, lui mi spia, per esempio sui social, piuttosto che i miei stati WhatsApp, o comunque vuole sapere di me. Ovviamente, ragazze, io lo ripeto sempre, in questa stesa e in queste stese non si sta chiaramente parlando di un controllo morboso, ma di un ritornare malinconicamente a cercare informazioni su una persona che si è amata tanto e che probabilmente si ama tuttora e magari dalla quale si vorrebbe, perché no, ritornare. In queste stese non si sta parlando ovviamente di un atteggiamento pericoloso, di attenzione morbosa che ovviamente possa scivolare nello stalking, perché in questo caso non dovete essere in questo video. Dovete cercare di innanzitutto rimuovere questa persona dai vostri pensieri, dalla vostra progettualità e allontanarla il più possibile dalla vostra vita, in modo che non possa nuocere, d'accordo? Chiedendo sempre aiuto. Io ve lo ripeto sempre, nel caso in cui voi siate vittima di attenzioni morbose, costanti, assillanti, soffocanti da parte di una persona che non accetta un rifiuto, ovviamente queste stese non servono. Serve la consapevolezza che bisogna stare alla larga da questi personaggi, chiedendo aiuto il più possibile. D'accordo? Ovviamente in questa tipologia di stese si parla di situazioni ben diverse, quindi situazioni ovviamente più leggere, dove, vi ripeto, si ha a che fare con un soggetto che in qualche modo potrebbe ogni tanto dare un'occhiata, diciamo così, ai vostri profili Instagram, Facebook, eccetera, o per esempio, nel caso abbia ancora il vostro numero di telefono, appunto, dare un'occhiata al vostro stato WhatsApp, alla vostra immagine, perché evidentemente prova ancora delle emozioni e un sentimento che porta questa persona a voi. D'accordo? Io voglio sempre precisarlo perché ci tengo sempre a ribadire, e questo sempre, dall'inizio dell'apertura del mio canale, tutelate la vostra vita. La vostra vita è preziosissima. Tutelate la vostra vita. Difendete la vostra vita. D'accordo? Dunque, iniziamo comunque con
appunto la stesa e cerchiamo appunto di capire appunto se questa persona in qualche modo torna ovviamente a vedere qualcosa di voi, magari nella speranza che anche voi possiate in qualche modo ricordare di lui. Un post, con una canzone, con un'immagine. D'accordo? Lo faremo con appunto 3 carte, per ogni variante ovviamente, carta del passato, del presente e del futuro. Cioè se questa persona comunque lo ha fatto nel passato, se lo sta facendo nel presente e ovviamente se magari lo farà o continuerà per esempio a farlo nel futuro e magari ovviamente si deciderà di evidentemente non dedicare più tutta questa attenzione a cosa postate sui social, ma semplicemente agendo concretamente, magari chiamandovi, mandandovi un messaggio. D'accordo? Dunque, possiamo quindi iniziare con la prima variante e dunque per il principio di sincronicità, per tutti coloro che incapperanno in questo video e che dunque sceglieranno la prima variante, vogliamo appunto cercare di capire se una persona che ovviamente per voi è stata importante, dopo la chiusura appunto del vostro rapporto, e magari anche tutt'oggi, e magari anche in futuro, ha mai cercato informazioni di voi? Ha mai, diciamo, spiato sui social? Lo sta facendo? Lo farà? O deciderà proprio di agire concretamente per tornare, per esempio, da voi? Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, iniziamo appunto dalla prima carta, ossia vediamo se appunto questa persona dopo la vostra chiusura, quindi subito dopo la vostra chiusura, quindi in passato ovviamente, vediamo se questa persona per esempio ha cercato di nuovo informazioni di voi, ha cercato di sapere qualcosa tramite amici comuni oppure per esempio sui social. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta della morte. Questa è una persona che ha cercato di mettere un punto, quindi in realtà no, perlomeno in passato, poi vedremo chiaramente nel presente e in futuro. Allora, la carta della morte è una persona che ha cercato di superare una grande sofferenza. Anche nel caso in cui sia stata questa persona a chiudere il rapporto con voi, questa è una persona che ha da sempre sentito la vostra mancanza in maniera talmente invalidante da diventare un peso troppo gravoso sul suo cuore, per cui questa persona ha deciso di chiudere completamente col passato, la morte, e ricominciare. Lo ha fatto per salvaguardare ovviamente la propria vita, il proprio equilibrio psicofisico, quindi ha cercato di voltare pagina. La carta della morte ci parla di chi comunque ha cercato anche di riflettere su ciò che sia accaduto tra di voi, riguardando, diciamo, in una sorta di film, una diapositiva dietro l'altra, come si faceva tanti anni fa, rivedendo il film della vostra vita. E questa persona ha scoperto molto di se stesso e di voi. La carta della morte parla anche dell'assunzione di responsabilità, quindi questa persona potrebbe aver capito di aver sbagliato. Lui, per esempio, per primo, nella gestione del vostro rapporto. Questa è una persona che però non ha cercato in passato di rimediare al maltolto, cioè non è una persona
che ha mai pensato di tornare realmente da voi, anche se possa avervi dato sentore di poterlo fare. No, la carta della morte ci parla di una chiusura per ricominciare da capo. Ora, per ricominciare da capo si sta parlando di un cambiamento interiore profondissimo, per cui vi dicevo che questa persona ha capito di aver lui per primo sbagliato e di conseguenza voleva cambiare dentro, cioè questa persona ha cercato di maturare, cioè ha iniziato un percorso anche di guarigione, vedete, interiore, molto importante. Potrebbe anche aver chiesto aiuto, addirittura per esempio ad uno psichiatra, uno psicoterapeuta, a uno psicopedagogista, perché no? Questa è una persona che in realtà ha avuto bisogno in un momento della sua vita di essere comunque seguita da qualcuno che potesse in qualche modo, vedete, indicargli la strada, perché aveva perso completamente l'orizzonte. Questa persona non riusciva più a barcamenarsi nei percorsi della vita, una persona si era persa completamente, questa persona era alla deriva. La morte ci parla di un dolore enorme, quindi di qualcosa da mettere, ok, alle spalle, cioè il rapporto con voi, che a lui è pesato enormemente. Cioè questa è una persona che ha sofferto tantissimo per la chiusura del vostro rapporto. Vi ripeto ragazze, a prescindere che possa aver o meno messo lui fine al rapporto, ma questa è una persona che ne ha risentito tantissimo. È una persona che ovviamente proprio per questo e anche magari in virtù dei consigli che potrebbe aver ricevuto, vi ripeto, da questa guida, una guida spirituale per esempio, ecco, questa persona ha cercato di in qualche modo mettere da parte tutto ciò che ha fatto parte del vostro percorso per ricominciare un nuovo percorso di vita. La morte ci parla proprio di un ricominciare da zero, quindi in qualche modo di riprendere un cammino partendo da basi completamente diverse. Quindi cambiando lui per primo, vi ripeto interiormente, maturando, diventando una persona molto più saggia, se non altro cercando ragazzi di diventarlo, ma è comunque una persona che ha cercato di cambiare. Nel cambiamento potrebbe essere ovviamente compresa anche un'altra compagna, ebbene sì, cioè la morte può parlare sicuramente di una persona che potrebbe aver incontrato qualcun altro e quindi iniziato una frequentazione più o meno importante ovviamente con un'altra persona. Quindi sicuramente questa potrebbe essere tutt'oggi, poi lo vedremo meglio nella posizione del presente, però una persona impegnata, che potrebbe essersi impegnata anche in maniera molto importante, quindi potrebbe essere magari fidanzata ufficialmente, convivere o addirittura essere sposata. Questo non vale per tutti, potrebbe anche semplicemente trattarsi di un cambiamento radicale soltanto nelle proprie abitudini, quindi nel proprio modo anche di ragionare, di vedere la vita, di considerare l'amore e il rapporto con l'altro. Però ovviamente un cambiamento del genere potrebbe ovviamente includere anche la conoscenza di un'altra persona, con la quale potrebbe aver ricominciato una vita di coppia. D'accordo? Ma per questa persona mettersi alle spalle il vostro rapporto è stato un dolore, una morte. Per poi però cercare affannosamente, vi ripeto, con l'aiuto di qualcuno, in qualche modo di rinascere a nuova vita, ma con delle prospettive, vedete, completamente nuove. Rinascendo da capo, cioè questa persona vuole e ha voluto ricominciare da zero, facendo tabula rasa del passato. Ma tutto questo, vi ripeto, per aiutare se stesso, per poter non soffrire più di determinate situazioni che ovviamente lo stavano distruggendo. Quindi lo ha fatto per proteggere se stesso. D'accordo? Quindi in passato no. Questa persona assolutamente si è ben guardata in qualche modo dal ricominciare a cercarvi o anche semplicemente guardare qualcosa di voi. Perché? Ovviamente perché andando a ricercare informazioni di voi sarebbe stato come rimettere di nuovo il coltello nella piaga, quindi ritornare di nuovo sugli stessi errori o comunque riprendere di nuovo pensieri,
emozioni, sentimenti che però hanno portato alla chiusura del vostro rapporto. Quindi questa persona ha cercato di rinascere, risorgere. D'accordo? Vediamo a questo punto nel presente, ad oggi, se invece questa persona vi sta spiando, sta cercando informazioni di voi o se sta continuando appunto lungo questo percorso di guarigione interiore. Vediamo un po'. Qui abbiamo il 2 di coppe. Allora, questa è una persona che, come vi dicevo appunto con la carta della morte, molto probabilmente ha un'altra compagna. Il 2 di coppe ce lo va a confermare. Non deve essere per forza, ragazzi, una moglie, una fidanzata ufficiale, è semplicemente un'altra persona che ad oggi potrebbe in qualche modo sentire, d'accordo? Quindi o qui c'è un impegno importante, quindi potrebbe essersi sposata questa persona fidanzata, oppure potrebbe comunque frequentare qualcun altro, d'accordo? Perché il 2 di coppe ci parla proprio di un rapporto d'amore o comunque un rapporto di conoscenza, ovviamente finalizzato al sentimento. Quindi una persona, l'altra ovviamente, che si sta legando a lui in maniera direi piuttosto genuina, sincera, pulita, perché il 2 di coppe ci parla comunque di emozioni pulite, che questa persona in qualche modo sta gestendo, sta cercando di gestire con quest'altra persona, con quest'altra donna che appunto ha avuto modo di conoscere. Il 2 di coppe quindi ci parla di una ripresa da un punto di vista emotivo e affettivo. Quindi è una persona che ovviamente in questo momento, nel momento presente in cui voi andate a guardare questa stesa, ecco, è una persona che sta vivendo un momento positivo. Un momento positivo che in qualche modo gli sta dando fiducia per quanto appunto riguarda il futuro. Quindi è come se questa persona in qualche modo abbia già ricominciato a credere nell'amore o comunque nel 2 di coppe, quindi nel rapporto di coppia. Il 2 di coppe però ci parla anche ovviamente di un sentimento che non riguarda necessariamente solo un rapporto appunto di coppia in essere che potrebbe avere questa persona, ma anche ovviamente dei pensieri molto belli e positivi in, diciamo, riferimento al rapporto che c'è stato tra di voi. Cioè in questo momento questa persona si sente meglio e quindi sentendosi meglio si sente in pace con la vita. Quindi è come se riuscisse a vedere il bello anche del vostro stesso rapporto che l'aveva portato grande sofferenza, ma in questo momento riesce a vedere la cosa con maggior distacco, con più serenità e quindi a ricordare solo le cose belle che ci sono state fra di voi. È come se si fosse in qualche modo riappacificato con se stesso, nonostante, vi ripeto, sia stato un rapporto pesante, appunto ovviamente spiegato dalla carta della morte. D'accordo? La carta del 2 di coppe ci parla ovviamente di un tentativo che questa persona sta facendo per poter ovviamente rivedere la vita con occhi più spensierati, più leggeri e più ottimisti, d'accordo? Vi ripeto, quindi il 2 di coppe ci parla anche di pace, di riappacificazione, quindi questa persona non disdegnerebbe affatto il riavvicinarsi a voi per fare pace con voi, per chiarire anche in riferimento a tutte quelle negatività che ci sono state nella vostra vita, situazioni che in qualche modo lo hanno ferito così tanto. Quindi questa persona vorrebbe tornare da voi, vorrebbe farvi capire che ha un ottimo ricordo di voi, della vostra storia. Cioè pensa dolcemente, teneramente a quello che c'è stato fra di voi. Non è più una persona arrabbiata. Qui abbiamo una persona comunque che ha fatto pace anche con se stesso, con i suoi stessi errori. Ha perdonato magari voi, si è perdonata, ha perdonato magari il destino. Vi ripeto, vede la vita in maniera molto più serena. E questo 2 di coppe ci parla proprio di un desiderio, perché no, di riappacificarsi in qualche modo anche a voi, con voi. Quindi è chiaro che in tutta questa situazione, diciamo, di grande positività, questa persona con questo 2
di coppe potrebbe in realtà ritornare ancora, non soltanto con il pensiero, ma anche a livello pratico e fattuale, a quello che siete voi, a quella che è la vostra vita. Cioè, il 2 di coppe, come ovviamente tutte le carte di grado 2, riportano metaforicamente appunto agli occhi. Quindi potrebbe questa persona ogni tanto cercare delle informazioni di voi. Potrebbe, per esempio, sui social dare un'occhiata ai vostri profili, oppure a ciò che postate, ai vostri ragionamenti, le vostre riflessioni. Ma vi ripeto, è una persona che lo sta facendo in maniera bonaria, quindi non cercando in qualche modo delle notizie che possano appunto ulteriormente, magari masochisticamente, ferirlo, o che possa utilizzare contro di voi per delle recriminazioni. Assolutamente no. Questa è una persona che ha già superato il lutto, l'avervi perso, e quindi è una persona che mette in conto la possibilità di una riconciliazione. Quindi è una persona che potrebbe, sì, nel presente, cercare delle informazioni di voi. È una persona che ovviamente attraverso gli occhi rimane molto sedotta da voi, quindi voi piacete anche molto a questa persona. Nonostante, vi ripeto, questa persona potrebbe essere in coppia, perché il 2 di coppe ci suggerisce proprio questo. Quindi potrebbe essere in un rapporto di coppia, più o meno ufficiale, ma che in qualche modo gli permette di vedere la vita con maggior positività. Ovviamente il 2 di coppe però ci parla di piacevolezza, di bellezza fisica, come un po' tutte le carte di coppe, ovviamente in accezione positiva. Quindi sicuramente questa persona potrebbe proprio ammirarvi ancora e provare delle emozioni, non soltanto, vi ripeto, da un punto di vista affettivo, ma anche da un punto di vista erotico. Quindi potrebbe ancora desiderarvi tantissimo. Quindi qui sicuramente c'è una persona pronta addirittura, nelle accezioni ovviamente peggiori chiaramente del 2 di coppe, essere pronta al tradimento, nel caso in cui sia appunto una persona impegnata, perché voi continuate a piacere molto, vi ripeto, soprattutto a livello fisico ed erotico, nonostante questa persona possa essere impegnata, ebbene sì. Quindi nel presente ha ricominciato in qualche modo a cercare delle informazioni di voi. È assolutamente sedotta, questa persona del vostro aspetto estetico, evidentemente state dando il meglio di voi e questo gli garba, diciamo. Vediamo in terza posizione il futuro, cioè come agirà questa persona, se continuerà a spiarvi, se interromperà, diciamo, questo suo atteggiamento, oppure se magari agirà concretamente. E qui abbiamo la carta del Papa, che rappresenta ovviamente la carta della riappacificazione per eccellenza. Ma ve l'avevo detto, ragazzi, in questo 2 di coppe questa persona desidera, in qualche modo sta già anche pensando sinceramente di ritornare da voi, e quindi chiaramente questa è una persona che non vede l'ora di in qualche modo ritornare ovviamente da voi per potervi anche eventualmente chiedere scusa, perché le coppe abbinate alla carta del Papa rappresentano anche la richiesta di perdono. Quindi questa è una persona che potrebbe anche volersi scusare per un certo qual verso rispetto a delle situazioni che lui ha causato, e che, vi dicevo, con la carta della morte è andato a rivedere, su cui è andato profondamente a riflettere e ad apportare dei cambiamenti molto importanti, d'accordo? La carta ovviamente del Papa ci parla, vi ripeto, di riappacificazione, ci parla sicuramente di un tentativo che questa persona farà, tra l'altro a breve, perché ragazzi, contrariamente a quanto si possa immaginare, la carta del Papa è una carta molto profonda ma anche molto veloce, quindi non ha nulla a che vedere per esempio con il proprio corrispettivo femminile, cioè per esempio con la papessa, che ha tempistiche decisamente molto più lunghe. Ecco, la carta
carta del Papa invece ci parla di tempistiche veloci, generalmente dai 15-20 giorni ad un mese al massimo. Inoltre, la carta del Papa fa riferimento, per quanto riguarda appunto le stagioni dell'anno, alla piena primavera e all'inizio dell'estate. Di conseguenza, questa persona entro evidentemente un mese, al massimo un paio di mesi, quindi entro l'inizio dell'estate, grosso modo entro giugno, al massimo entro il mese di luglio, questa è una persona che ovviamente farà un gesto, d'accordo? Qui c'è proprio un tentativo fatto da questa persona in qualche modo di raggiungervi e ovviamente di potervi parlare. I 2 giorni deputati, diciamo, alla carta del Papa sono il mercoledì e il giovedì. Quindi giorni in cui questa persona sentirà molto più potenti le energie positive che la porteranno verso di voi. Comunque il Papa ci parla di serenità, ci parla di saggezza, quindi questa persona ritornerà da voi o comunque vi darà un segno della sua presenza, potrebbe per esempio sui social commentarvi una foto, scrivervi in direct piuttosto che in Messenger, richiedervi l'amicizia, nel caso in cui per esempio non ce l'abbiate più, e di conseguenza ricercare un, diciamo, riavvicinamento, ma qui parliamo del Papa, non è la carta del diavolo, cioè nonostante, come vi dicevo prima, questa persona possa essere anche pronta, diciamo, a lanciarsi fisicamente, diciamo, verso di voi, evidentemente poi questa persona ragionerà in maniera molto saggia e matura e non cercherà immediatamente un contatto fisico, perché il Papa parla ovviamente di una passione erotica che viene in qualche modo saggiamente imbrigliata, proprio per fare in modo che non vada ad ottenebrare a tal punto la mente, ad accecare a tal punto voi e lui, da evidentemente ricommettere determinati errori. Di conseguenza questa persona sicuramente, vi ripeto, si riavvicinerà a voi, ma con un fare assolutamente molto più saggio, maturo e direi quasi anche amichevole. D'accordo? Però cercando sicuramente di non esagerare in un determinato tipo di corteggiamento. D'accordo? Anche perché, ragazze, purtroppo, ve lo ribadisco, la carta del Papa rappresenta individui generalmente impegnati e questo ci viene ribadito già in tutte e 3 le carte. Quindi attenzione, perché questa persona potrebbe non essere più libera, soprattutto nel caso in cui siano passati ovviamente diversi mesi, magari anche anni, quindi una persona non più libera o comunque anche nel caso in cui sia passato poco tempo potrebbe già sentire qualcun altro, d'accordo? Ma questa persona è irrimediabilmente attratta ovviamente da voi, però vi ripeto, tornerà con un fare decisamente molto più amichevole, quindi cercherà di non forzare i tempi, cercherà sicuramente di non mancare di rispetto né a voi né eventualmente all'altra compagna. D'accordo? Quindi ci parla sicuramente la carta del Papa del tentativo di superare assolutamente qualsiasi tipologia di crisi si sia comunque creato tra di voi, portando ovviamente ad una situazione di calma e di serenità. D'accordo? Quindi qui il processo, il percorso di guarigione che questa persona ha iniziato volgerà evidentemente, non dico al termine, ma ad un buon punto. Tra l'altro, ragazzi, cosa vi dicevo con la carta della morte, che potrebbe essersi in qualche modo fatto aiutare e seguire da appunto qualcuno che possa avergli mostrato la giusta via, quindi un mentore, uno zio, un padre o, vi ripeto, anche uno psicologo, uno psichiatra, un tarologo, comunque qualcuno che si possa occupare appunto delle emozioni altrui, cercando di indirizzarle ovviamente al meglio. Ecco, questa persona ricompare di nuovo anche nel futuro, quindi questa è una persona che non viene mai lasciata sola da questo mentore. Dovrebbe essere a questo punto, venendomi la carta del Papa, un uomo, cioè un'energia maschile. Quindi una persona adulta, grande di età anagrafica, ecco perché vi parlavo di un genitore o comunque qualcuno che può rappresentare una guida spirituale, morale, una sorta di confessore, magari anche un sacerdote, perché no, un parente stretto, un amico però più grande, più anziano, diciamo a livello proprio anagrafico,
un insegnante, per esempio, qualcuno che ha rappresentato evidentemente un elemento importante, perché no, nella sua vita, quindi qualcuno che è influente e che possa ovviamente in qualche modo anche aiutarlo ad evolvere, proteggendolo, facendolo sentire ovviamente al sicuro, d'accordo? Ma la carta del Papa ci parla di scritti, ci parla di contatti e anche di viaggi, quindi questa persona potrebbe avvicinarsi a voi, ma ci parla di diplomazia, di saggezza e di azioni diplomatiche. Quindi vi ripeto, questa persona non cercherà la lite, non arriverà a gamba tesa, ma ovviamente preferirà, a mio avviso sempre sotto consiglio di questo individuo, agire concretamente senza per esempio continuare a sognarvi o a spiarvi. D'accordo? Quindi è una persona che in qualche modo cercherà, anche proprio quando meno voi ve lo aspettereste, un contatto con voi, che sicuramente ovviamente vi farà piacere, ma vi ripeto, cercherà con tutte le sue forze di lottare contro la tentazione carnale che voi obiettivamente rappresentate, perché come appunto vi ho detto sin dall'inizio, questa potrebbe essere proprio una persona assolutamente impegnata. D'accordo? Quindi una persona che non vuole sbagliare, non vuole tradire lei e ovviamente nemmeno usare voi. D'accordo? Quindi il riavvicinamento sarà assolutamente possibile. È un riavvicinamento però che deve ovviamente procedere per gradi e soprattutto seguendo, diciamo, un'etica, una morale importante, perché il Papa parla proprio di questo, della tradizione, di seguire, diciamo, una modalità che sia eticamente impeccabile nel rapportarsi ad un'altra persona, quindi ovviamente in questo caso a voi e chiaramente al vostro passato, d'accordo? Però vi ripeto, qui c'è sicuramente il tentativo di voler riprendere un contatto con voi e a mio avviso questa è una persona che sicuramente ha attraversato un momento molto negativo della sua vita, ma sta cercando nel presente di ovviamente uscirne e ne uscirà egregiamente in passato, volendo addirittura riprendere appunto i contatti con voi, però in maniera molto saggia e sicuramente in maniera decisamente molto più benefica e proficua, evidentemente per entrambi, quindi non soltanto per lui, ma chiaramente anche per voi. D'accordo? Poi voi sapete ragazzi che come sempre io tendo a riproporre ovviamente questi titoli, queste argomentazioni, quindi ovviamente farò passare un certo lasso di tempo e poi andremo di nuovo a richiedere agli arcani come procede la situazione per tenere anche noi un po' d'occhio lui, come lui ha fatto in particolar modo nel presente con voi. D'accordo? Di conseguenza, stesa davvero molto molto bella. Dunque possiamo appunto iniziare la seconda variante. Dunque, esattamente come per la prima variante, per il principio di sincronicità, per tutte coloro che hanno avuto una storia importante, ovviamente, con una persona altrettanto importante, storia che però è finita da diverso tempo, cerchiamo di capire se quest'altra persona vi ha pensato e addirittura magari ha cercato, perché no, informazioni di voi, magari vi ha spiato sui social. Cerchiamo dunque di capire se questa persona ha comunque mantenuto molto vivo il ricordo del vostro rapporto. Dunque per il principio di sincronicità cerchiamo di capire nel passato, nel presente e ovviamente anche in futuro se questa persona ha cercato informazioni su di voi, vi ha appunto spiato sui social, magari ha avuto modo di notare, di controllare cosa avete postato, le vostre riflessioni, le vostre foto, qualcosa che appunto riguarda la vostra vita, se lo ha fatto in passato, se lo sta facendo nel presente e ovviamente se lo farà in futuro. Vediamo un po', magari se appunto in futuro cercherà di agire in maniera un po' più concreta, magari per cercare di sbloccare la situazione senza lasciarla appunto
in una, direi, situazione stagnante, limitandosi semplicemente magari a spiarvi. Vediamo un po'. Allora, iniziamo dunque dalla prima posizione, poi appunto avremo la seconda posizione che è il presente e appunto la terza che è il futuro. Per ora però concentriamoci sul passato, cioè ovviamente i giorni, le settimane, i mesi dopo la vostra chiusura, la vostra rottura. Vediamo un po' come ha reagito questa persona. E qui abbiamo la carta delle stelle. Allora ragazzi, qui iniziamo già in maniera completamente opposta rispetto alla prima variante, come sempre, ossia appunto la carta delle stelle ci parla appunto di una persona che, contrariamente appunto alla prima variante, non ha assolutamente messo una pietra sopra rispetto alla vostra storia, anzi ha continuato a sperare. La definizione classica appunto della carta delle stelle rappresenta proprio appunto la speranza, cioè questa persona ha continuato a sognare, ha continuato a sperare appunto di potervi risentire, rivedere. Però è una speranza che in realtà lascia un po', anzi ha lasciato un po' poco spazio alla concretezza, perché la carta delle stelle rappresenta un sognare ad occhi aperti, come quando per esempio da ragazzine si guardava il cielo, le stelle e si sperava, si sognava magari di conoscere, incontrare o rivedere, perché no, quella persona che magari ci piaceva tanto. Ecco, questa persona ha un po' agito in questo modo, anzi direi sognato. Quindi tanta fantasia, tanta immaginazione, però poca concretezza. Cioè questa persona sicuramente ha sempre pensato e sperato di rivedervi e risentirvi, ma non ha mai davvero cercato di smuovere la situazione e di agire concretamente. Difatti voi oggi siete ovviamente in questa variante, d'accordo? Quindi questa persona non ha mai dato segnali molto evidenti, diciamo pratici, del fatto di voler appunto tornare da voi o riprendere in qualche modo appunto dei contatti. Allora, la domanda però, ragazze, principale è chiaramente, ma torna ogni tanto, è tornato ogni tanto in questa posizione del passato a sbirciare qualcosa di me? Sì, assolutamente sì, perché la carta delle stelle rappresenta proprio appunto anche il mondo internet, d'accordo? Quindi questa persona ha cercato sicuramente vostre informazioni sui social, Instagram, Facebook, insomma qualsiasi appunto social voi abbiate, ma anche perché no, magari WhatsApp piuttosto che Telegram, cioè questa è una persona che ha cercato molto di guardare, perché le stelle parlano proprio di un guardare che però appunto, come vi ho detto poco fa, ha lasciato poco spazio all'azione pratica, d'accordo? Concreta, cioè questa persona non ha agito, non ha mai cercato in qualche modo di, per esempio, mandarvi un messaggio, però chiaro ed esplicito, ti chiedo scusa, torniamo insieme, rivediamoci. È sempre comunque stata una persona, diciamo, improntata molto di più all'introspezione, che comunque è un dato assolutamente positivo, perché l'introspezione lascia spazio alla riflessione, quindi assolutamente qualcosa di molto positivo, però obiettivamente qui di azioni concrete ce ne sono state molto poche. Ma obiettivamente per quanto riguarda invece le emozioni e i sentimenti qui abbiamo tanto, cioè la carta delle stelle io la definisco sempre un po' l'anticamera, no? Dell'amore, perché le stelle ci parlano comunque di un sentimento che non necessariamente si è affievolito nel tempo, ma che comunque magari nonostante le sofferenze portate ovviamente da una rottura, in realtà sono rimasti comunque emozioni e sentimenti, sono rimasti appunto sempre piuttosto importanti, direi, piuttosto profondi, proprio perché la carta delle stelle ci parla appunto di immensità, l'immensità del cielo, quindi la profondità dei sentimenti, d'accordo? Quindi questa persona, guardate come stanno facendo questi due ragazzi così teneramente abbracciati, stanno guardando appunto verso il cielo, la luna,
Quindi che rappresenta anche un po' dei momenti, perché no, magari anche amari, magari anche malinconici, dove però c'era sempre spazio per il sentimento. Cioè questa non è una persona che ha mai pensato di dimenticarvi, mai. La carta delle stelle ci parla anche, se vogliamo, di fedeltà, quindi di sentimenti puliti. Cioè questa persona, vi ripeto sempre, proprio a differenza della variante precedente, ecco, questa persona non ha mai cercato di sostituirvi. Cioè non è una persona che ha mai cercato, per esempio, un'altra donna o in un altro rapporto qualcosa che andasse un po' a compensare, diciamo, la sua solitudine, d'accordo? No, questa è una persona che ha sempre cercato sicuramente un aggancio, un ponte, un appiglio, diciamo, per poter tornare da voi. E ovviamente il potervi anche semplicemente rivedere, magari vi ripeto sui social ciò che postavate, i vostri pensieri, il vostro volto, il vostro corpo, sicuramente gli ha fatto molto più che piacere e ovviamente ha tenuto molto fervido il desiderio che ha per voi, che aveva per voi, perché ragazzi la carta delle stelle parla sicuramente non di un affetto amicale, d'accordo, fraterno, ma parla, vi ripeto, comunque di un sentimento, una sorta di devozione quasi, che questa persona ha nei vostri confronti. La carta delle stelle di solito, ecco, non in questo mazzo, ma nei mazzi più tradizionali è rappresentato da Venere. Quindi questa persona cosa pensa di voi? Che siete bellissime. Quindi è una persona che vi ha ammirato. Cioè, evidentemente su questi social avete dato chiaramente il meglio di voi, per cui questa persona ha continuato, diciamo, a desiderarvi, ad apprezzarvi molto anche fisicamente, a ritenervi, come tipico della carta della stella, appunto la donna per eccellenza, quindi una sorta di, diciamo, anima gemella, quindi la donna giusta per lui, in particolar modo da un punto di vista fisico. Ma attenzione, la carta delle stelle, ve l'ho detto anche prima, non disgiunge mai dal sentimento e dalle emozioni, quindi è una persona che ha sempre mantenuto molto forte e profondi i sentimenti e le emozioni che prova e che ha sempre provato per voi. Però vi ripeto, qui mancava la concretezza, cioè non è la classica persona che avrebbe fatto follie pur di tornare da voi o comunque di dimostrarvi il suo interesse. Quindi sì, assolutamente sì, questa persona ha preferito spiarvi. Vi ripeto, a differenza della prima variante, che invece ha cercato proprio di chiudere completamente anche con dei ricordi spiacevoli. Ecco, questa persona no. Ha voluto sempre mantenere molto vividi i ricordi che aveva nei vostri confronti, d'accordo? Proprio perché comunque, vi ripeto, vi vede un po' una sorta di metà, la sua metà, la metà del suo cuore, la metà del suo corpo, proprio come questi due bellissimi ragazzi che in qualche modo si stanno abbracciando in questo momento di danza, d'accordo? Quindi in realtà questa persona sì, assolutamente sì. In particolar modo vi dirò sui social, perché la carta della stella non parla tanto di chiedere ad altri, quindi non è una persona che evidentemente in qualche modo ha sfruttato delle amicizie comuni che potevate avere. No, la carta delle stelle parla soprattutto di un aggancio social, quindi diciamo online questa persona traeva buono spunto per le proprie riflessioni. Quali riflessioni? Che tipo di riflessioni? Allora, ragazzi, la carta delle stelle parla di pace, d'accordo? Quindi è una persona che, nonostante, a prescindere da come sia finito il vostro rapporto, da quello che vi siate detti, da quello che vi siate fatti, questa persona non ha mai pensato in negativo di voi. Cioè, non è mai una persona che ha pensato in qualche modo che voi possiate aver sbagliato o compromesso in maniera negativa il rapporto, cioè non ha dato a voi colpe della fine del vostro rapporto, assolutamente no. Sì, non le ha date neanche a se stesso, perché la carta delle stelle non include necessariamente una grande presa, diciamo, di coscienza, ok? Una grande razionalizzazione. Qui parlano più che altro le emozioni, però obiettivamente questa persona comunque non ha provato rancore, che è già tanto, perché sappiamo che purtroppo molto spesso non è così. Ci sono persone che non ammettono il rifiuto, non ammettono il no. D'accordo? Quindi covano un rancore malsano. Ragazze, io l'ho detto all'inizio ovviamente del video, lo ripeto nuovamente perché è un concetto che io voglio sottolineare, a cui io tengo
in maniera particolare, ci tengo come donna, ci tengo come psicopedagogista, ci tengo come tarologa, io ci tengo come essere umano. Allora, nel momento in cui voi abbiate incontrato, conosciuto una persona che non ha accettato il vostro no, voi non dovete essere in questa variante, né in questa né nella precedente, per cercare di capire se questa persona vi abbia mai ancora pensato, spiato, eccetera. È una persona da allontanare. Nel momento in cui questa persona abbia dimostrato aggressività, incapacità di accettare il rifiuto, un atteggiamento morboso, violento, aggressivo, è una persona da allontanare. Io lo ripeto sempre, l'ho ripetuto dall'inizio del mio canale, lo ripeterò fino alla fine. Sono persone da allontanare. D'accordo? Perché? Perché la vostra vita è unica, è preziosa. Diamo valore alla nostra vita. D'accordo? Quindi nel momento in cui questa sia stata una persona non in grado di accettare un no, non è una persona della quale chiedere, è una persona da allontanare e magari chiedendo anche aiuto. D'accordo? Nel momento in cui invece questa sia stata una persona capace di accettare un no, proprio come ci suggerisce la carta della stella, allora posso garantirvi che questa persona è una persona disposta anche, era disposta anche alla riappacificazione, anche a chiedervi perdono, ma anche a perdonare se stesso. D'accordo? La carta della stella ci dà proprio quella forma di respiro, anche di fronte ad un rapporto che possa essere terminato in maniera non positiva. D'accordo? Questa persona non ha mai smesso di pensare a voi, di volervi, di desiderarvi, di sperare in un qualche aiuto del destino, la carta della stella, il karma, che possa in qualche modo magari mettervi, chissà, in comunicazione. Questa persona non ha mai smesso di sperare, ma perché questa persona ha sempre pensato: io e lei ci apparteniamo, siamo troppo complementari. Lei è la mia anima gemella, quindi è impossibile che il nostro rapporto si possa scindere. D'accordo? Ma ovviamente non in un atteggiamento morboso. D'accordo? Vediamo in seconda posizione invece il presente. Cioè, dopo tutto questo sperare, questa speranza da parte di questa persona, cerchiamo di capire nel presente questa persona come sta vivendo appunto questo allontanamento da voi e se continua a in qualche modo spiarvi. E qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Allora ragazzi, sì, questa persona continua a spiarvi e devo ammettere che l'umoralità di questa persona in qualche modo sta obiettivamente attraversando dei momenti non proprio positivi. La caratteristica del Cavaliere di Spade qual è? L'impazienza. Quindi l'eccessiva attesa, in qualche modo, sta pesando adesso, ovviamente, sull'emotività di questa persona. Il Cavaliere di Spade è sicuramente un individuo che obiettivamente, vedete, Spade ragiona tanto perché vuole impazientemente arrivare all'obiettivo. L'obiettivo siete voi, d'accordo? Comunque una forma di riappacificazione, cioè non necessariamente un ritornare assieme a voi, Il Cavaliere di Spade ha un obiettivo, d'accordo? Che potrebbe non essere il ritornare fisicamente con voi, ma in qualche modo il riallacciare anche semplicemente dei contatti. Ecco, sta diventando impaziente. Quindi il Cavaliere di Spade ci parla comunque di un individuo che non prova rancore, perché non viene in accezione negativa, però obiettivamente è una persona a cui sta pesando il tempo che passa, perché obiettivamente freme dalla voglia e dal desiderio di risentirvi e di rivedervi, d'accordo? Quindi il Cavaliere di Spade ci parla di una persona che non è proprio più così serena come in passato, come ci veniva identificato dalla carta della stella, ma ci parla di una persona che in qualche modo in questo momento potrebbe anche provare una forma di gelosia nei confronti di un ipotetico rivale, perché il Cavaliere di Spade ci parla proprio di rivalità, d'accordo?
E le spade generalmente, ovviamente, i personaggi, le carte di corte di spade, quindi re, regina, cavaliere, fante, rappresentano sempre dei soggetti piuttosto gelosi. Quindi è chiaro che questa persona, sempre spiandovi, perché guardate ragazzi che di nuovo i personaggi di spade rappresentano proprio chi spia, assolutamente, quindi sì, questa persona vi spia, forse anche più di prima. Ecco, questa persona spiandovi evidentemente o ha dei sospetti, cioè pensa che voi possiate, come potrebbe essere ovviamente, che voi appunto possiate avere qualcuno al vostro fianco, che qualcuno al vostro fianco possa in qualche modo corteggiarvi. Insomma, questa è una persona che in qualche modo sta sentendo del fastidio, d'accordo? Ma perché vi guarda? Perché vi spia? Ragazzi, le spade e i bastoni rappresentano ovviamente l'aggancio all'elemento fallico, d'accordo? Quindi è chiaro che il cavaliere di spade ci parla ovviamente di un individuo che è molto attratto da voi, ve lo dicevo già con la carta della stella, che ovviamente vedeva in voi la donna per eccellenza, il suo ideale di donna, d'accordo? A livello estetico, oltre che chiaramente emotivo. Quindi è chiaro che questa persona non vuole farsi scappare la sua dolce metà. D'accordo? Quindi in realtà sì, assolutamente sì, nel presente vi ripeto, vi spia forse anche più di prima. E le spade, a differenza della carta delle stelle, parla comunque anche di contatti. Quindi in realtà non è semplicemente una persona che vi spia non chiedendo aiuto a nessuno, come vi dicevo appunto inizialmente, ma potrebbe in qualche modo usufruire dell'aiuto di terze persone o amici che avete in comune, oppure ragazzi, diciamo quello che accade molto spesso, penso a tutti, no? Sui social, ricevere quelle richieste di amicizia strane da persone che obiettivamente non si conoscono e probabilmente non si conosceranno mai, perché in realtà sono delle videocamere puntate sul nostro profilo, magari proprio volute da una terza persona, cioè il vostro ex in questo caso, che appunto chiede aiuto a qualche amico per poter in qualche modo in maniera anonima spiarvi, d'accordo? Penso che sia qualcosa che sia capitato a tutti. Quindi questa è una persona che potrebbe utilizzare anche questi mezzi, oppure per esempio i classici account che obiettivamente sono poco movimentati, quindi account obiettivamente chiaramente fasulli, d'accordo? Messi ovviamente in atto, creati appositamente per appunto tenere d'occhio qualcuno che ovviamente è molto importante per loro, d'accordo? Quindi account falsi che questa persona potrebbe aver creato. Ma vi ripeto, questa è un'intenzionalità che questa persona sente ora, nel presente, non in passato. Cioè in passato evidentemente aveva molta più fiducia nel poter riprendere il rapporto con voi. Adesso devo ammettere che questa persona effettivamente si sente un po' a disagio e sente un po' il terreno venirgli meno sotto i piedi. Quindi teme, cavaliere di spade, un ipotetico nemico, un rivale. Sente molto forte la rivalità, per cui sente la necessità di affrettare i tempi proprio per riuscire a vincere sul tempo, chiaramente, un ipotetico rivale. D'accordo? Quindi vi spia molto più che nel passato, ovviamente. Quindi anche in questo elemento è una stesa fortemente diversa rispetto alla prima variante, dove avevamo invece una situazione molto diversa. E difatti con il Cavaliere di Spade torno di nuovo a ribadirvi quello che vi ho detto con la carta delle stelle, che questa persona non si sta tanto soffermando a riflettere su ciò che possa essere o meno accaduto fra di voi. Quindi non sta cercando effettivamente non dico responsabilità, perché comunque non sarebbe un atteggiamento del tutto positivo, ma se non altro cercare di capire perché il vostro rapporto possa essere in qualche modo finito. Questa persona si sta facendo un po' poche domande e quindi obiettivamente questo non sta lasciando spazio ad una forma di maturazione o comunque di maggior saggezza. Cioè questa è una persona, ragazzi, carta delle stelle, cavaliere di spade, che agisce tanto sull'istinto, sull'impulso, cioè in base ovviamente a quelli che sono i suoi desideri, i suoi sentimenti, che guidano obiettivamente ogni suo movimento ed ogni sua decisionalità, quindi anche quella per esempio di spiarvi.
d'accordo? O comunque, come vi dicevo poco fa, per esempio di utilizzare degli account falsi o di chiedere aiuto, per esempio, ad un amico, chiedendo appunto notizie di voi, d'accordo? Vediamo ora in terza posizione invece il futuro, cioè obiettivamente che cosa questa persona farà nel prossimo futuro, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ragazzi, a seconda ovviamente della tempistica identificata appunto dall'arcano. Ecco, cerchiamo di capire questa persona che cosa appunto farà, se agirà concretamente o se si limiterà appunto semplicemente a spiarvi. No, agirà concretamente. Allora, qui abbiamo il Cavaliere di Denari. Allora, il Cavaliere di Denari, ragazzi, ci parla sicuramente di una persona che cercherà di agire e lo farà in maniera concreta, proprio perché qui abbiamo il Cavaliere di Denari. E vi ripeto, questa persona troverà il modo giusto per arrivare a voi. Ma lo farà come? Il Cavaliere di Denari è lento. Tra tutti i cavalieri è il più lento, perché difatti, come potete vedere, questa bellissima ragazza non è in sella al cavallo, quindi procede a piedi. Quindi questa persona procederà lentamente per arrivare a voi, ma arriverà. E vi dirò di più, preferirà, per fortuna, molto di più, agire piuttosto che stare a spiarvi. Cioè questa persona deciderà di abbandonare completamente l'atteggiamento, forse puerile, che ha avuto sino ad ora, quindi semplicemente speranzoso, chiedendo aiuto a terze persone, spiandovi magari con account falsi. Ecco, questa persona abbandonerà questo atteggiamento, preferendo invece un atteggiamento molto più maturo, cioè arrivando direttamente da voi, parlandovi, guardandovi in faccia, mandandovi un messaggio, facendovi una telefonata. Questa persona finalmente agirà in maniera concreta, perché i denari parlano di solidità, parlano di atteggiamento e di progettualità appunto concreta, pratica, solida, che porta ad un momento di grande stabilità e, perché no, ad una riappacificazione. Attenzione ragazze, non è il Cavaliere di Coppe, quindi questa persona non verrà portandovi in qualche modo la coppa del suo amore o necessariamente chiedendovi di tornare insieme, ma è un Cavaliere di Denari. I denari ci riportano alla materialità, quindi una persona attratta fortemente da voi che tornerà per in qualche modo, diciamo, poter riassaggiare gli elementi più importanti della vostra vicinanza e del vostro rapporto, ma non necessariamente cercando, diciamo, un supporto emotivo al vostro rapporto e al vostro riavvicinamento. Cioè questa non è una persona che potrebbe arrivare, per esempio, facendovi la serenata o implorandovi perdono. No, il Cavaliere di Denari si muove in altro modo. Non è romantico, è pratico. Il Cavaliere di Denari non vi chiede perdono. Il Cavaliere di Denari vi chiede: come stai? Ci vediamo? Hai voglia di parlare? Cioè ha un atteggiamento molto più pragmatico. Il Cavaliere di Denari ci parla sicuramente di ritorno. Tutti i cavalieri, ragazzi, parlano di ritorno. Quindi questa è una persona che ritornerà, ma ve l'ho detto, a piedi. Quindi sicuramente lentamente. Cioè non vi aspettate immediatamente che questa persona possa ricontattarvi. Il Cavaliere di Denari procede lentamente, procede in maniera discreta, in maniera furba, in maniera oculata, cercando il momento giusto per potersi fare di nuovo avanti. Ecco, questa è una persona che abbandonerà proprio quell'atteggiamento, come vi dicevo prima, magari un po' infantile, magari anche impulsivo, troppo impulsivo, che questa persona ha avuto sino ad ora, per lasciare spazio invece ad un maggior raziocinio,
Cioè questa persona sceglierà di riflettere maggiormente su quello che potrebbe accadere nel momento in cui questa persona dovesse tornare da voi. Perché ve l'ho detto, con il Cavaliere di Spade, questa è una persona anche gelosa, una persona che vi desidera, che teme dei rivali e quindi vuole tornare nel modo giusto, nel momento giusto, per essere assolutamente sicuro di non avere rivali, o che comunque voi possiate riaccoglierlo a braccia aperte. Questa è una persona che agirà in maniera molto, vi ripeto, furba e oculata. Il Cavaliere di Denari ha, diciamo, come capacità primaria quella di far soldi e ovviamente di saper in qualche modo ottenere sempre ciò che vuole. Quindi questa è una persona che cercherà di ottenere da voi tutto ciò che lui desidera e lo farà sì con passione, assolutamente sì, parliamo di denari, ve l'ho detto, ma anche in maniera un po' furbetta, spregiudicata, ma per portare ad evoluzione concreta e pratica quello che è appunto il suo desiderio primario, cioè tornare da voi. Questa persona ha deciso a tutti i costi. La caratteristica dei personaggi di denari che non si lasciano scoraggiare da nulla, sono decisi a tutti i costi ad ottenere ciò che vogliono, ricchezze, benessere, una donna nel caso in cui la vogliano, quindi sicuramente agirà con forza, determinazione, coraggio, ma con discrezione e soprattutto con astuzia. Quindi il Cavaliere di Denari, che rappresenta generalmente appunto l'uomo d'affari, l'affabulatore, è chiaro che anche con voi cercherà di mettere in atto tutte queste sue qualità e agirà in maniera pratica, intraprendente, proprio per cercare di portare a soluzione una questione che per lui è molto importante. D'accordo? Agendo magari a volte, vi ripeto, in maniera poco spontanea. Quindi non vi aspettate che questa persona, vi ripeto, possa tornare, diciamo, con spontaneità, portato appunto dall'istinto. Questa è una persona che nel momento in cui appunto vi farà quella determinata telefonata o vi manderà quel determinato messaggio, l'avrà programmato 10 giorni prima. Avrà deciso anche cosa dirvi, magari avrà provato 100 volte davanti allo specchio il discorso da farvi. Attenzione, perché è una persona assolutamente attenta ad ogni minimo particolare, d'accordo? Ma lo fa perché? Perché vuole ottenere qualcosa, anzi qualcuno, cioè voi, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che non si lascerà scappare nessuna buona occasione. Cioè, nel momento in cui avrà valutato, sempre prima, ovviamente accuratamente, che la situazione sia propizia e che quindi lui possa in qualche modo arrivare a voi senza causare particolari, diciamo, terremoti, questa persona tornerà appunto da voi e coglierà al volo questa occasione. Però, ragazzi, come vi ho detto, parliamo di una carta di denari, quindi sicuramente le tempistiche non sono così veloci, cioè non stiamo parlando di un ritorno che si può attestare entro appunto qualche giorno, qualche settimana. Parlando di denari, ovviamente stiamo parlando di qualche mese, d'accordo? Ma questa persona agirà in maniera molto concreta proprio per riuscire in qualche modo a riavere la vostra attenzione. Ecco, anche in questo è molto diversa dalla variante precedente. Perché? Perché nella variante precedente anche lì avevamo un riavvicinamento, però diciamo molto più comunicativo, un riavvicinamento di anime. Qui invece abbiamo un Cavaliere di denari che di, diciamo, spirituale ha ben poco. Vi ripeto, questa è una persona che vuole arrivare a voi da un punto di vista materiale, ma perché voi gli piacete veramente tanto. Quindi una persona che vi desidera veramente tanto e che di conseguenza tornerà per riabbracciarvi, d'accordo? Quindi per riavere un contatto fisico con voi. Ma vi ripeto, non è una situazione a breve termine, d'accordo? Perché procede molto lentamente, soprattutto il Cavaliere di denari, d'accordo? Quindi qui si tratta di aspettare sicuramente qualche mesetto, ma questa persona vi ridarà segno della sua presenza. Nel frattempo cosa farà questa persona? Cavaliere di spade, quindi continuerà ovviamente ad osservarvi attraverso mezzi, ve l'ho detto, non propriamente, diciamo, leali, magari anche chiedendo l'aiuto a terze persone,
e provando comunque questo senso di gelosia nel notare o anche solo nel sospettare che voi possiate in qualche modo frequentare qualcun altro, d'accordo? Però vi ripeto, anche in questo caso, come nella variante precedente, si parla di un ritorno, quindi anche in questo caso, in particolar modo, qui abbiamo proprio un cavaliere. I cavalieri, ragazzi, per definizione rappresentano proprio i ritorni dal passato, perché ovviamente i cavalieri non si muovono solo nello spazio ma anche nel tempo, d'accordo? Ovviamente però appunto si muovono anche nello spazio, quindi questa persona potrebbe dover effettuare un viaggio, probabilmente per quanto riguarda la sua professione, perché parliamo appunto di denari, che possa in qualche modo portarlo verso di voi, riavvicinarlo a voi. Ecco quell'occasione appunto di cui vi parlavo, che questa persona potrebbe cogliere al volo, d'accordo? Proprio per in qualche modo riavvicinarsi a voi. Ma questa è una persona testarda, una persona cocciuta, una persona ostinata, ha un obiettivo e l'obiettivo ovviamente siete voi. Di solito appunto i personaggi di denari sono rappresentati appunto dai segni di terra, quindi Toro, Vergine e Capricorno, che ovviamente hanno un'ostinazione che è imbattibile, d'accordo? Quindi questa persona obiettivamente ha in mente voi e di conseguenza procederà lungo questo percorso. Sicuramente nel presente, continuando comunque a tenervi d'occhio, vi ripeto, in maniera non proprio, diciamo, leale, ma comunque continuando a desiderarvi e ovviamente cercando il più possibile di portare a termine quello che è il suo obiettivo. Ma anche in questo caso, appunto, aspettatevi un ricontatto, d'accordo? In questa variante, però, ovviamente, a differenza della prima variante, c'è proprio una persona che vi spia. Quindi questa persona assolutamente sì. Qui la risposta è sì. Questa persona vi spiava in passato, in particolar modo nel presente, e agirà proprio in maniera molto concreta in futuro. D'accordo? Dunque, ragazzi, voi sapete come sempre che io comunque tendo a rifare le stese dopo un certo lasso di tempo, proprio per ovviamente lasciare il tempo agli eventi di prendere corpo. Di conseguenza sicuramente io rifarò una stesa di questo tipo e di conseguenza andremo appunto avanti a tenere d'occhio la situazione, cioè terremo d'occhio lui come lui sta facendo, diciamo, con voi, d'accordo? Di conseguenza mi raccomando, buona fortuna e a presto.